Benvenuto. Namaste. Oggi vedremo insieme la posizione di Shavasana, tradotto dal sanscrito la posizione del cadavere. Anche se ad un primo momento può sembrare di facile esecuzione, è considerata il più difficile tra gli asana. Infatti molti allievi riescono a fare con facilità posizioni anche impegnative, ma riescono difficilmente a rimanere a lungo in Shavasana. E questo perché siamo sempre di fretta, sia fisicamente che mentalmente, e non siamo abituati a fermarci, ad ascoltare il nostro corpo, le nostre sensazioni. Le prime volte può accadere di non riuscire a rilassarsi, addirittura a volte ci si addormenta, ma praticando Shavasana con costanza, piano piano andremo ad educare il nostro corpo e la nostra mente a lasciarsi andare, a rilassarsi, a concedersi un momento di pausa e piano piano riusciremo sempre di più, sempre più a lungo, a goderci il nostro piccolo momento di quiete. Quando praticare Shavasana? Di solito lo pratichiamo alla fine di una lezione di yoga per assaporare, per lasciar sedimentare dentro di noi tutti i benefici della pratica della lezione, delle posizioni che abbiamo praticato. Durante la lezione, per un momento di ascolto, magari dopo aver praticato da un lato prima di riprendere la pratica dall'altro lato. Possiamo praticare Shavasana prima di andare a dormire, per favorire il sonno. Durante la giornata, per dedicarci un momento di pausa, specialmente nelle giornate molto frenetiche, piene di impegni. È utile anche nei momenti in cui ci sentiamo un po' presi dall'ansia, in cui ci sentiamo un po' agitati. Possiamo utilizzare Shavasana nelle meditazioni guidate, nei rilassamenti o yoga nidra. Quali sono i benefici di questa meravigliosa posizione? Rilassa le tensioni nel corpo, calma la mente, ci aiuta ad ascoltare le sensazioni del corpo e ad ascoltare il nostro respiro. Ci aiuta ad assaporare il momento presente. Per quanto tempo mantenerla? Possiamo mantenerla anche pochi minuti all'inizio, finché ci abituiamo, finché prendiamo confidenza con questa posizione. Poi possiamo arrivare anche a 10, 15, 20 minuti, il tempo necessario di cui abbiamo bisogno. Ricerchiamo magari un luogo silenzioso, con le giuste condizioni di illuminazione e di temperatura. Indossiamo indumenti comodi, ricordiamoci di spegnere il telefono. Possiamo utilizzare eventualmente degli oli essenziali, quello che più ci piace, quello che ci fa sentire bene, vaporizzandoli nell'ambiente oppure magari utilizzando un bruciaessenze. Possiamo utilizzare anche un leggero sottofondo di musica rilassante. Possiamo utilizzare per gli occhi un semplice asciugamanino oppure possiamo utilizzare qualche sacchettino ripieno di semi, in modo da avere un peso sugli occhi e schermarci eventualmente dalla luce. Questo rilassa proprio anche gli occhi. Possiamo appoggiare una coperta ripiegata per rilassare l'addome. Se notiamo che il mento è eccessivamente rivolto verso l'alto, possiamo utilizzare un piccolo supporto, quindi un plaid o un piccolo cuscino. Se sentiamo fastidio nella zona lombare, possiamo ripiegare il plaid e appoggiarlo sotto le cosce o sotto alle ginocchia. Possiamo usare anche uno spessore un pochino più alto utilizzando dei cuscini sempre sotto o le ginocchia o le cosce. Possiamo anche utilizzare una sedia, uno sgabello in modo da appiattire completamente la schiena a terra. Utilizziamo una coperta per coprirci, specie nella stagione fredda, tenendo conto che il corpo quando è immobile tende a raffreddarsi, a sentire un pochino più freddo, quindi anche l'abbigliamento andrà di conseguenza. Possiamo usare calzini, una felpa, un abbigliamento un pochino più pesante, in modo da non essere disturbati dalla sensazione di freddo durante il rilassamento. Prima di assumere la posizione, cerchiamo anche di trovare un punto neutro per l'appoggio della testa, ruotandola leggermente con piccoli movimenti a destra e a sinistra. Ci fermiamo al centro
Chiudi gli occhi delicatamente. Senti l'appoggio morbido e soffice delle palpebre. Rilassa i muscoli del viso. Rendi l'espressione serena e sorridente. Separa leggermente le gambe. Rilassale e lascia che le punte dei piedi scendano in modo naturale verso l'esterno. Allontana leggermente le braccia dal corpo. Ammorbidisci le spalle. Lasciale cadere verso terra. Ruota i palmi delle mani verso il cielo. Rilassa tutte le dita delle mani. Abbandona tutto il peso del corpo a terra. La terra ti accoglie amorevolmente. Lasciati andare con fiducia. Man mano che il tuo corpo si fa pesante e si abbandona, il tuo animo diventa sempre più leggero. Inspira ed espira profondamente. E lascia che respiro dopo respiro il corpo si rilassi in ogni sua parte. Dai a te stesso la possibilità, il permesso di arrenderti al riposo, alla calma amorevole dentro di te. Porta ora l'attenzione al respiro. Senti l'aria che entra ed esce attraverso le narici. Cerca di percepire e assaporare ogni singolo respiro. Diventane consapevole. Senti scorrere il respiro dentro di te. Senti che ammorbidisce, rilassa, crea spazio. Lasciati avvolgere o incullare dal ritmo del tuo respiro. Rimani per qualche istante con te stesso e con il tuo respiro, ascoltando le sensazioni che sorgono. E poi per risvegliarci dolcemente andremo a muovere le dita delle mani, dei piedi, rotazioni con i polsi, con le caviglie.
Ruotiamo il capo a destra, a sinistra e poi lasciamo che il corpo si muova per risvegliarsi come sente più naturale fare in questo momento. E poi ci si porta sul fianco destro per portarsi seduti. Si utilizza la spinta della mano a terra in modo da non coinvolgere la zona cervicale. Si allunga la colonna, si chiudono gli occhi, palmi sulle ginocchia e proviamo per qualche istante ad ascoltare le sensazioni. Prova a chiederti come ti senti. Uniamo i palmi delle mani davanti al petto, appoggiamo i pollici in contatto con lo sterno, chiniamo leggermente il capo in avanti e ci ringraziamo perché ci siamo concessi un piccolo dono, un momento prezioso per ritrovarci, per guarire, per rinnovarci. E io vi ringrazio di cuore per essere stati qui con me. Namaste.